Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di questi acquerelli Shinhan Pass. Questa è la scatola, ha due scomparti, vedete? Allora, i colori sono 48, si presentano molto bene nella scatola. I tubetti, come vedete, sono belli grandi. Questo addirittura ha una capacità di 20 ml, quindi come potete vedere sono proprio grandi. I tubetti sono in plastica, quindi si spremono bene, non rimangono quelle brutte, diciamo, storture sui tubetti di metallo. Sono acquerelli coreani. Io li ho comprati un paio d'anni fa. Devo dire che sono veramente eccezionali. Ora vi faccio vedere. Allora, ecco la cartella colori che ho fatto in un precedente video. Questi, come avete visto dalla scatola, non ci sono pozzetti per mettere i colori nella scatola, quindi dovrete comprarvi un portapozzetti apposito. Come vedete, questi sono i colori. Vabbè, sono un po' secchi, quindi non si vede proprio su tutti la pigmentazione, ma vi posso assicurare che sono dei pigmenti veramente belli e intensi, come piacciono a me. Non esito a dire che sono uno dei miei acquerelli preferiti. L'altra marca che io adoro è la Mission Gold, che è sempre coreana, quindi evidentemente mi trovo molto con questi acquerelli. Allora, questi sono acquerelli ibridi, vuol dire che è una via di mezzo tra l'acquerello classico e la gouache, perché alcuni colori sono effettivamente coprenti. Ad esempio questo turchese, questi rosa, questo verde, questo incarnato sono molto coprenti, anche quest'altro turchese. Sono acquerelli di ottima qualità, quindi per artisti, e infatti ogni colore ha la dicitura della coprenza. Vedete il quadratino, questo qui, se è molto coprente è tutto nero, se è poco coprente è metà. Questo vale per tutti i colori, è una classificazione standard. Poi ci sono le stelline della brillantezza, ovvero la durata nel tempo dei colori. Una stellina durerà poco, diciamo, 3 stelline sarà un colore invece molto permanente. Vi dicevo, per alcuni colori sono veramente belli e sono coprenti, altri invece sono trasparenti, quindi sono proprio acquerelli classici. Per esempio questi aranci, questo rosa magenta molto bello, anzi è un alizzarina. Questo giallo per esempio. Ovviamente poi c'è il nero e il bianco. Anche le terre sono molto variegate, come vedete, non ci sono colori doppi, quindi sono tutte effettivamente sfumature diverse di colori, quindi io lo consiglio vivamente. Questa è la prova su carta, ovviamente ho fatto un piccolo schizzo. La carta che ho usato è carta Bahong, quella più ruvida, è la prima volta che la uso. Comunque questo video l'ho fatto proprio per provare questi acquerelli, anche se poi nei miei video ne trovate tantissimi che ho fatto, anzi tutti gli ultimi dove ho usato questi acquerelli.
con questa prova ho scelto questo fiore perché è parecchio contrastato, quindi ha delle zone effettivamente più scure di ombra e altre zone invece molto chiare. Quindi per farvi vedere e apprezzare cosa si può fare con questi acquerelli, ripeto, essendo ibridi, si può andare a schiarire la parte che vogliamo piena di luce. Come ho detto in precedenza, questi acquerelli a me piacciono tantissimo e li consiglio però se amate fare una pittura ad acquerello abbastanza materica, quindi diciamo che vi piace anche poter correggere, non perché bisogna fare errori, ma perché a volte si vuol dare l'accento su un punto di luce. Quindi se vi piace questo tipo di pittura, un acquerello molto dettagliato, sicuramente ve li consiglio, ma se invece siete amanti dell'acquerello puro, della leggerezza e della trasparenza del colore ad acquerello, ovviamente non ve li consiglio, ma a quel punto potrei consigliarvi i Mission Gold, che come pigmento sono molto vivaci e molto ricchi come questi, ma sicuramente sono acquerelli tradizionali. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a mettere un like e iscrivervi al mio canale e come al solito ci vediamo alla prossima. Vi ringrazio, ciao ciao!